Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio farvi vedere un adattatore wireless per Android Auto e per Apple CarPlay veramente minuscolo, un prodotto dell'Ottocast, che è questo qui, Ottocast Mini Cube, che è anche sponsor di questo video. Ottocast mi ha detto: Lorenzo, prova questo prodotto e fammi sapere cosa ne pensi, e sinceramente ottimo. Adesso vi faccio vedere come collegarlo, quanto grande è e come è fatto. Allora, dovete far conto che questa è una monetina da 50 centesimi. Il nostro prodotto è così. Guardate che piccolo che è, messo a confronto. Praticamente è grande quanto l'USB. Secondo me, se riescono a fare l'USB-C diretta, perché ormai abbiamo tutti gli attacchi USB-C, riusciamo anche a farlo ancora più piccolo, perché è incredibile. Quindi questo sta ovunque voi lo volete mettere. Bene, all'interno della scatola, che è questa qui che vi avevo mostrato prima, questa scatolina qua, che è fatta così, che cosa troviamo? Troviamo l'adattatore USB-C, che è qua, USB. In questo caso io nella mia Renault Captur ho un USB-C e quindi vado a mettere questa qua. Come si fa? Lo collego così, la mettiamo in questo senso qua. Occhio che ha solo un senso di messa così, zaccate. E praticamente adesso noi andiamo a inserirlo in questo senso. Logico che questo mi porta via un po' di spazio. Se ci fosse già l'USB-C sarebbe meglio, ma dico, ormai quelle che hanno l'USB-C hanno già anche Android Auto e Apple CarPlay compresa dentro, quindi anche come è fatta la mia Capture praticamente. Quindi adesso andiamo a vederlo. Allora, questo prodotto qua non è valido per qualsiasi auto, L'auto deve essere predisposta per Apple CarPlay o Android Auto, altrimenti non funziona. Adesso io andrò a collegarlo sia con il mio cellulare sia con il mio iPhone, così vediamo come funziona. Inseriamo dentro la nostra USB-C qui, eccoci qua, vedete che lampeggia. Adesso qui vedete che si è attivato Apple CarPlay, è disponibile su iPhone, avvia, ok. Vuoi collegarti a Apple CarPlay? Sì, diciamo di sì. E qua vedete, qua ci sono tutti i cellulari e adesso andiamo a vedere, eccoci qua, le istruzioni per l'uso. Quindi adesso andiamo, prima di tutto proviamo con un iPhone, quindi impostazioni, andiamo su Bluetooth, eccoci qua, quindi faccio disattiva, poi lo riattivo, giusto perché così fa una ricerca. Lui mi troverà CAR 2AD6B, eccolo qua, trovato, diciamo ok, abbina con questo codice qua, sì, consenti, e adesso lui sta facendo connetti a CarPlay, connetti, adesso lui ci vuole un attimino per collegarsi ed eccoci qua, siamo già entrati dentro. Quindi qua siamo all'interno del nostro sistema. Vedete che anche per Renault, che ha il nostro schermo, ce l'ha in verticale, riusciamo ad adattare lo schermo. Questo è quanto. Qui possiamo girare ed è molto molto veloce. Eccoci qua. Quindi questo connesso a meraviglia. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la prova di collegare un Android Auto. Ok, adesso proviamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto per Apple, lo facciamo con Android, quindi inseriamo dentro il nostro adattatore, eccoci qua, lui adesso dovrebbe avviarsi, mi dice connetti a CAR 2, quindi adesso vado ad attivare qui nel mio telefono Android CAR 2, ok, associazione, questo lampeggia ancora di blu come vedete, lui adesso mi dice associa, quindi io faccio associa, e adesso è associato, facciamo avvia, sei sicuro di voler? Sì, ed eccoci qua che siamo connessi, quindi io adesso ho il mio cellulare praticamente, qui posso andare a cambiare le applicazioni, posso mettere il mio sistema Android, qua il tempo, tutto quello che va dietro,
qui abbiamo YouTube Music, eccetera. Quindi il gioco è fatto. Funziona bene sia per Android che per quanto riguarda Apple CarPlay, con anche il display verticale in questo caso, quindi siamo a posto. Bene signori, avete visto quanto semplice è rendere un'auto con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Perché dovrei fare questo upgrade e mettere questo prodottino qua se magari io ho già il cavo, eccetera? Allora, innanzitutto perché per la carica della batteria, perché comunque ogni volta che noi andiamo a inserire dentro il cavo nel nostro cellulare può essere che si rovini. Poi il discorso praticità, io arrivo, entro in auto, lui si connette in automatico, ma soprattutto anche perché il discorso del telefono, che la batteria, ok, quando io lo collego, lui mi passa i dati, ma allo stesso tempo anche mi carica la batteria. E fare sempre molte cariche della batteria non è che vada molto bene, perché la batteria andrebbe tenuta sempre tra il 20 e l'80% e caricata quelle due, perché più cicli li facciamo e più si rovina la nostra batteria del nostro cellulare. Consiglio che vi do è collegarlo via wireless. Al contrario, consuma batteria perché abbiamo una connessione wireless. Possiamo aver dimenticato però il cellulare dentro sul bagagliaio e lui funziona lo stesso, quindi non devo, ho sempre le mani libere e sono tranquillo. Il cavo a volte devo stare a inserirlo, poi lo inserisco male, può essere che rompo il connettore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io vi consiglio di prendere questo prodottino qua, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo. Non costa una follia e mi raccomando usate il link in descrizione, ci sono sempre delle belle offerte. Il prodotto è molto molto valido anche perché ha una velocità non indifferente. È piccolino, molto bello, eccolo qua, guardate che piccolo che è e quindi vi dico, signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, dai che arriviamo ai 30.000 iscritti e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao!